Io sono il professor Carmelo Chipinti, insegno storia della critica d'arte e filologia e storia della fruizione artistica presso il Dipartimento di Studi Letterari Filosofici e di Storia dell'Arte della Università degli Studi di Roma Tor Vergata. Mi fa davvero molto piacere essere tornato qui a Modena dopo tanti anni negli studi di alta definizione che si trovano proprio di fronte all'Archivio di Stato, dove io trascorsi tantissime giornate di studio trovando i documenti che mi hanno consentito di raccontare la storia della Villa d'Este di Tivoli, dei suoi arredi, delle sue decorazioni. La villa, al tempo in cui viveva il cardinale Ippolito d'Este, era completamente diversa da come la vediamo oggi, non solo perché era ricchissima di arredi, suppellettili, opere d'arte, statue, quadri, ma soprattutto perché la luce diurna che oggi fa irruzione dentro le sale ornate era filtrata da tendaggi, cortine, che servivano proprio per dare la sensazione di essere ambienti sotterranei, ipogei, come le sale che erano appartenute alla Domus Aurea di Nerone, le cui pareti si scoprivano ricoperte di pittura parietale ornatissima, ed è a questo tipo di pittura parietale ornatissima che si ispirano i decoratori cinquecenteschi per ornare ambienti che dovevano dare la sensazione di essere ambienti sotterranei, come nel caso delle sale collegate al Salone della Fontanina. Dentro queste sale si svolgevano delle feste spettacolari quando era vivo Ippolito d'Este e naturalmente si svolgevano di notte. Una fiammella creava una atmosfera avvolgente che permetteva di godere di tutte le decorazioni e degli oggetti d'arte che si affastellavano dentro ambienti che oggi sono completamente vuoti. Alta Definizione ha realizzato un progetto completamente diverso da quelli realizzati fino a quel momento. Ricostruire virtualmente una delle sale, in particolare quella dedicata alla celebrazione dei miti della fondazione di Tivoli, ricreando al suo interno il buio ed accendendo poi una candela per creare quella atmosfera tipica delle sale ornate di oggetti preziosi, la cui fruizione richiedeva un'atmosfera ombrosa. Alta Definizione ha creato il buio e ha consentito dunque una fruizione virtuale di uno degli ambienti del Palazzo Tiburtino in modo da rivivere l'esperienza di fruizione che era possibile fare quando la villa era piena dei suoi originari arredi e quando le condizioni di visibilità e di illuminazione erano diversissime da quelle di oggi. Il pittore bresciano Girolamo Muziano, che lavorava nella Villa d'Este dall'inizio degli anni 60, ad un certo punto decide di lasciare il cardinale Ippolito II d'Este dopo aver realizzato gli ornamenti della Sala della Fontanina. Girolamo Muziano decide di lasciare a Tivoli l'intera sua bottega, che era formata da artigiani, pittori, stuccatori, maestri molto vari. Tutti questi giovanissimi artisti si misero nelle mani dei seguaci di Girolamo Muziano, che erano rimasti attivi, i più importanti, durante Alberti e Cesare Nebbia, ai quali il cardinale aveva affidato la realizzazione di un progetto basato su un programma messo a punto dall'antiquario Pirro Ligorio, che aveva condotto gli scavi archeologici presso la villa di Adriano, dalla quale provenivano la gran parte delle statue che il cardinale Ippolito d'Este aveva sistemato all'interno degli ambienti del palazzo e soprattutto lungo i viali del giardino per ornare le fontane straordinarie. Pirro Ligorio aveva anche studiato una straordinaria quantità di fonti di età antica, tardoantica e medievale relative alla origine leggendaria di Tivoli, prelevandole da Orazio, da Ovidio, da Virgilio. Tante informazioni vengono poi
rielaborate da Ligorio e messe a disposizione dei pittori che ricevono l'incarico di raffigurare le scene della mitica fondazione della città di Tivoli. Quello che sorprende di questa decorazione è la sua ricchezza, tutta giocata sui finti quadri riportati, i finti arazzi, le finte colonne, una finta architettura, come se si trattasse di una sala piena di opere d'arte. E come tutte le sale che nel Cinquecento si ornavano di quadri e di arazzi, si richiedeva un'ambientazione ombrosa. L'impressione poteva essere quella dell'esploratore delle sale sotterranee della Domus Aurea di Nerone, che si esploravano al buio con le torce accese. Quindi l'intenzione era quella di creare un ambiente che dava la sensazione quasi di essere un ambiente sotterraneo. Noi abbiamo completamente perduto queste abitudini di fruizione, ma è soltanto adesso che stiamo ridando valore ad una testimonianza straordinaria dovuta ad Erasmo da Rotterdam, che in alcuni suoi scritti del Cinquecento definisce il proprio studiolo col termine museo, dicendo che la caratteristica più importante e sorprendente del proprio personale museo era quella di essere un luogo obscurum, buio, scuro. E sono Francesco Guidi e sono docente a contratto all'Università di Roma Tor Vergata. Non è una ricostruzione fatta per concessione alle trovatine facili della ricostruzione emozionale, ma è un progetto di ricerca che è stato pensato a partire da un riesame dei documenti e da un riesame delle fonti letterarie attorno a Villa d'Este. La ricostruzione digitale della prima sala tiburtina, che adesso si può vedere sul sito di Horti Esperidum, è stata realizzata da alta definizione in due momenti distinti. Il primo momento è stata la campagna di acquisizione dell'immagine digitale della sala, impiegando una tecnologia LiDAR che ha consentito di costruire il modello tridimensionale. Una volta ottenuto questo modello tridimensionale, il software, che è stato progettato ad alta definizione, consente di camminare, di muoversi all'interno dell'ambiente in tre diversi scenari luminosi. Il buio, l'oscurità, favorisce la contemplazione, la concentrazione e dunque il godimento di piccoli oggetti rischiarati dalla fiamma viva, oscillante, che serve a rendere vivi gli oggetti. E dunque oggi il visitatore virtuale della prima sala tiburtina del Palazzo Estense di Tivoli può rivivere l'esperienza della visita come la si faceva nel Cinquecento, accendendo una candela ed illuminando questo ambiente buio, spostando la torcia da un dipinto all'altro per poter rivivere le scene che diventano vive proprio per effetto della luce tremolante.